Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vi insegnerò come utilizzare due verbi molto importanti che gli italiani usano molto nelle conversazioni di tutti i giorni. I due verbi in questione sono dire e parlare. Possono sembrare molto facili da usare, però in realtà bisogna fare molta attenzione, perché la struttura della frase cambia a seconda del verbo che scegliamo di usare. Nel corso della puntata sentirete moltissimi esempi. Ve li trascriverò tutti nella descrizione di questo episodio. Cominciamo con il verbo dire. Dire può essere sia transitivo sia intransitivo. Vuol dire che questo verbo può essere utilizzato con i pronomi oggetto diretto e con i pronomi oggetto indiretto. Perché io posso dire qualcosa a qualcuno. Quindi si dice qualcosa a una persona. Vediamo un esempio. Sara ha detto a me che sarebbe partita. In questa frase i due oggetti sono espliciti. Allora utilizziamo dei pronomi per sostituirli e per rendere la frase più naturale. Altro esempio. Sara mi ha detto che sarebbe partita. In questo caso ho sostituito solamente l'oggetto indiretto a me, che diventa mi. Sara me lo ha detto. Sara me l'ha detto. Che sarebbe partita è l'oggetto diretto della frase e quindi lo possiamo sostituire con lo, che è un pronome diretto. Quindi mi raccomando, ricordatevi di dire qualcosa a qualcuno. Vediamo ora il verbo parlare. Parlare è principalmente intransitivo, con un'eccezione però. Ad esempio, se io dico parlare una lingua, sto usando parlare come verbo transitivo. Possiamo usarlo come verbo transitivo solo in questo esempio. Parlare l'italiano. Parlare lo spagnolo. Parlare l'inglese, eccetera. Quindi parlare una lingua. In tutti gli altri casi, invece, parlare è un verbo intransitivo. Parlare di qualcuno o di qualcosa. Parlare a qualcuno. Parlare con qualcuno. Parlare per qualcuno.
In tutti questi esempi c'è una preposizione che introduce l'oggetto. Tutti questi oggetti che sono indiretti possono essere sostituiti da pronomi indiretti. Ad esempio, parlo a lei e quindi le parlo. Parlo a lui e quindi gli parlo. Parlo a loro e quindi parlo loro o gli parlo. Detto questo, quando troviamo la preposizione a, sostituiamo l'oggetto con i pronomi oggetto indiretto. Esempio, parlo di lei, diventa ne parlo. Parlo del film, diventa ne parlo. Quando abbiamo un complemento indiretto introdotto dalla preposizione di, dobbiamo sostituirlo con ne e non è possibile sostituirlo con lo. Un altro esempio può essere: non ho visto quel film, ma ne ho sentito parlare. In questo caso, però, non possiamo utilizzare il pronome lo al posto di ne, perché nella frase è presente il verbo parlare. Non posso dire l'ho sentito parlare, perché altrimenti cambia il significato della frase. Non è più io ho sentito parlare del film, ma ho sentito parlare il film, come se il film potesse parlare, come se fosse una persona. Ok? Avete capito? Parlare con qualcuno. Possiamo sostituire con qualcuno, ad esempio, parlo con lei. Posso sostituire con lei con ci. Quindi ci parlo. Parlo con lei. Ci parlo. Perché c'è la preposizione con. Infine, possiamo anche dire parlare per qualcuno, nel senso di parlare al posto di qualcuno. Però, in questo caso, non sostituiamo per qualcuno con un pronome. C'è un'espressione molto usata, che è parla per te. L'espressione parla per te significa che quello che stai dicendo vale solamente per te. Quindi non generalizzare quello che stai dicendo. Parla per te. È la tua opinione o è la tua esperienza, non la mia. Queste erano tutte le informazioni che volevo includere
in questo episodio. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Spero che l'episodio vi sia stato utile. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, così da non perdervi nessun episodio. Bene, non mi resta che salutarvi ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.